Cos'ha a che fare l'ammiraglio Orazio Nelson, osannato eroe britannico e antagonista storico dei rivali francesi, con la spedizione dei 1000 di Giuseppe Garibaldi? Nello svolgersi dei fatti praticamente nulla, visto che l'ammiraglio muore nel 1805 a Trafalgar, l'ultima delle sue battaglie, vinte contro la flotta franco-spagnola. Eppure Nelson è in qualche modo coinvolto tramite i suoi eredi con quella che i giornalisti Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo definiscono la perdita dell'innocenza dell'impresa dei 1000, i fatti di Bronte. La vergogna di Bronte parte da molto lontano, addirittura dal 1798, quando Nelson porta in salvo in Sicilia Ferdinando IV di Borbone e la sua autoritaria moglie, Maria Carolina d'Austria, in fuga dalle truppe francesi. L'ammiraglio inglese poi nel 1799 favorisce la caduta della giovanissima Repubblica di Napoli e rimette sul trono la coppia reale. Prima di continuare un brevissimo inciso, visto che parleremo dei fatti di Bronte e di esecuzioni, vi ricordo che da pochissimo è disponibile in libreria L'ultima ora, la storia dell'uomo attraverso la pena di morte, che spiega come e perché si è evoluta la pena di morte, dai primi Homo sapiens fino all'esecuzione di Kenneth Smith nel gennaio del 2024. Quando lo comprate mandatemi la foto su Instagram e taggatemi nelle storie perché ricondivido tutti. Vi lascio anche qua sotto il link in descrizione per comprarlo su Amazon. Partiamo da lontano a raccontare i fatti di Bronte. Maria Carolina d'Austria ha come fidata consigliera l'avventuriera inglese Emma Hamilton, sensuale e intraprendente moglie dell'ambasciatore britannico a Napoli. La donna, che secondo le malelingue dell'epoca ha con la regina un rapporto intimo che va ben oltre l'amicizia, rimane folgorata da Nelson e lui altrettanto. Lo conosce proprio a Napoli nel 1793 e lo aiuta a ottenere l'aiuto dei Borbone contro i francesi. Emma rimarrà legata all'ammiraglio e anche al marito, in un singolare ménage à trois fino alla morte di entrambi e poi, senza mezzi propri, finirà i suoi giorni a Parigi, alcolizzata e nella più nera miseria. A quanto pare è proprio lei a convincere Nelson della necessità di giustiziare nel 1799 un gran numero di insorti repubblicani, quando invece il comandante generale del re, Fabrizio Ruffo, aveva garantito per la loro salvezza. Ferdinando deve in qualche modo sdebitarsi con l'ammiraglio e conferisce a Nelson il titolo di Duca di Bronte, con annesso un feudo di circa 25.000 ettari, da allora in poi conosciuto come Ducea di Nelson. Quel regalo comprende anche il popoloso comune di Bronte, che all'epoca conta all'incirca 11.000 abitanti. La proprietà prende il nome di Ducea, ducato, ma in realtà mantiene le prerogative di un feudo, visto che nel decreto di concessione in perpetuo è previsto il mero e misto imperio e il diritto di vita e di morte sugli abitanti della terra e del comune di Bronte. La dicitura in perpetuo, ovvero il diritto di lasciare il ducato in eredità, avrà delle conseguenze che si protrarranno addirittura fino agli anni 60 del Novecento. Per gli abitanti, per i contadini e i braccianti di Bronte non cambia molto. Rimangono soggetti al nuovo duca come lo erano stati all'ospedale di Palermo. Perdono però un diritto che avevano acquisito nel corso dei secoli precedenti. Dal 1491 al 1799 i contadini non possono lasciare le terre o trasferirsi altrove. Nel 1638, dietro pagamento di una somma enorme, saldata nell'arco di un secolo, il municipio di Bronte riesce ad acquistare il diritto di esercitare la giustizia civile e penale, con la facoltà di comminare anche la pena di morte. Un diritto che invece viene nuovamente conferito al neoproclamato Duca di Bronte, come se nulla fosse accaduto nei secoli precedenti. Mentre il resto d'Europa è alle prese con le istanze di libertà e giustizia propugnate dalla Rivoluzione francese, in quell'angolo di Sicilia si ripristina un'antica forma di vassallaggio. Nelson, sempre preso dalle sue battaglie, quasi certamente non mette mai piede nel feudo, ma è estremamente orgoglioso del titolo e dal 1799 si firmerà sempre Duca di Bronte. Una curiosità, tutta la vicenda viene ampiamente riportata in Inghilterra, tanto che un suo grande ammiratore, un pastore protestante che di cognome faceva Pronti o Bronti, lo cambia in Bronte. È il padre delle future romanziere Charlotte ed Emily Bronte, che poi scriverà il romanzo Cime tempestose.
La causa legale fra gli eredi di Nelson e il comune di Bronte prosegue fino al 1860, quando lo sbarco dei 1000 a Marsala dà speranza di giustizia ai brontesi, esacerbati da secoli di sottomissione e miseria. Dal 1799 nella Ducea Nelson si erano susseguiti vari amministratori, tutti orientati a mantenere i privilegi di tipo feudale, come la chiusura dei sentieri di campagna, le trazzere e l'imposizione di un pedaggio a chi doveva arrivare al proprio campo o portare gli animali al pascolo, oppure il divieto di accedere ai boschi per far legna o raccogliere erbe spontanee commestibili. Dopo i moti del 1848, qualcuno si era illuso che potesse cambiare qualcosa, ma la redistribuzione di alcuni terreni della Ducea va invece a vantaggio non dei braccianti nullatenenti, ma di qualche personaggio di riguardo della buona società locale. Poi arriva Garibaldi e tutto sembra cambiare grazie ai suoi proclami che, fra l'altro, sciolgono i consigli civici composti dai sostenitori dei Borbone, aboliscono l'odiatissima e iniqua tassa sulla macinazione del grano e impongono il 2 giugno del 1860 l'assegnazione delle terre ai contadini nullatenenti. Ma Bronte sembra essere un altro mondo. Le terre non vengono divise e la tassa sul macinato non viene abolita, ma non solo. Il nuovo consiglio civico è formato su pressione del console inglese da personaggi legati ai discendenti dell'ammiraglio Nelson. Sono i cosiddetti ducali, chiamati anche cappelli, per il loro diritto a indossare appunto il cappello, mentre ai contadini è concesso solo l'uso della coppola. In contrapposizione ci sono i comunisti, ovvero i sostenitori del comune, che appartengono al popolino, con qualche eccezione, come l'avvocato Nicolò Lombardo, protagonista dei moti del 1848. Insomma, in quell'estate del 1860, viste le speranze negate e le promesse disattese, a Bronte la situazione diventa esplosiva. Ci sono svariate manifestazioni popolari contro i cappelli, fino a quando, il 2 agosto, si arriva a una sorta di resa dei conti. A mettere in guardia nobili e notabili, già da qualche giorno andava in giro per Bronte Nunzio Ciraldo Fraiunco, il matto del paese, sicuramente istigato da qualcuno che, armato di trombetta, cantilenava «Cappelli, guardatevi! L'ora d'un giudizio s'avvicina! Popolo, un mancare l'appello!» proprio sotto le case dei ducali. Lo storico Benedetto Radice commenta: i galantuomini, veri dementi, ridevano del matto, mentre i popolani affilavano scuri e coltelli e preparavano polveri, aprendo l'anima alla brama di selvagge vendette. Nella notte fra l'1 e il 2 agosto c'è tutto un silenzioso movimento di rivoltosi che arrivano dalle campagne vicine, mentre qualche notabile che ha capito cosa succederà riesce a lasciare il paese. Tutti gli altri si ritrovano assediati nelle loro case quando tra le strade risuona il grido «Guai a chi è contro il popolo!». Si consuma così la tragedia, in una sommossa che non ha più una guida politica e si presta anche a personali vendette, mentre l'avvocato Nicolò Lombardo non è in grado di controllare i suoi seguaci, in preda a una ferocia inaudita e aizzati anche da alcuni elementi violenti scappati dalle carceri. Il bilancio della rivolta, che si prolunga fino al 4 agosto, conta 16 morti. Oltre alla guardia municipale vengono uccisi alcuni funzionari della Ducea e del comune. Finiscono incendiate decine di case, il teatro e l'archivio comunale. Le 3 compagnie locali della Guardia Nazionale non possono contrastare tanta violenza e una 4ª compagnia arrivata da Catania il 4 agosto fa subito dietrofront senza intervenire. Solo il 5 agosto, quando gli animi si sono già calmati, fanno il loro ingresso a Bronte 300 soldati, comandati dal colonnello Giuseppe Poulet, che si fa consegnare le armi. La reazione degli inglesi è immediata. Mentre la duchessa Charlotte Nelson Hood se ne sta in patria, gli amministratori del feudo si preoccupano di difendere le sue proprietà in Sicilia, supportati dal console generale britannico John Goodwin. È proprio lui a sollecitare Garibaldi a riportare l'ordine nella Ducea per salvaguardare gli interessi della duchessa. Interessi che sono all'opposto di quanto propugnato da Garibaldi stesso con i suoi proclami e che vanno senza dubbio contro i diritti del popolo di Bronte. Il generale non perde tempo e lo rassicura tramite il segretario di Stato in una lettera indirizzata al console, nella quale rende noto di aver dato quello stesso giorno energiche disposizioni volte a tutelare la proprietà di Lady Nelson, duchessa di Bronte.
Ma ora dobbiamo chiederci perché Garibaldi si sottomette al volere degli inglesi? Il motivo è semplice, è in debito con loro, che per svariati motivi sia politici sia economici, dopo aver sostenuto a lungo i Borbone, trovano più conveniente favorire un governo indipendentista siciliano, se non addirittura provocare la caduta del regno delle due Sicilie. Proprio in Sicilia, rispetto al resto del regno borbonico, la spinta rivoluzionaria è più forte, alimentata dalla durissima repressione dei moti rivoluzionari del 48, che avevano reso l'isola indipendente per circa un anno. I Borbone non fanno alcuna concessione per tentare di placare gli animi, provocando quelle insurrezioni popolari che favoriranno l'impresa dei Mille. Garibaldi accetta di guidarla solo perché è abbastanza certo di ricevere il sostegno popolare. Per lo stesso motivo, quando inizia a profilarsi la missione di Garibaldi, la Gran Bretagna decide di appoggiarla, soprattutto per le sue implicazioni antifrancesi. In Inghilterra il sostegno alla lotta per l'unità d'Italia è molto forte, anche grazie alla presenza di molti fuoriusciti che fanno propaganda politica, come ad esempio Giuseppe Mazzini. Viene organizzata una raccolta fondi, il Garibaldi Special Fund, che finanzia anche la missione di un gruppo di combattenti volontari detti Garibaldi Excursionist, che partecipano alla spedizione dei Mille, ma solo dalla metà di ottobre del 1860. Nonostante queste premesse, Garibaldi tentenna fino all'ultimo, ma alla fine si decide a partire. Dopo aver rimandato la partenza prevista per il 28 aprile, il 5 maggio del 1860, Garibaldi e 1162 uomini salpano a bordo di 2 navi dal porto di Quarto. Quando stanno per sbarcare in Sicilia, scelgono Marsala perché proprio un veliero inglese, ma anche una barca di pescatori siciliani, li informa che in quel porto non ci sono navi della Marina Borbonica, e non solo. A vigilare sullo sbarco ci sono in rada 2 cannoniere inglesi, arrivate da Malta per proteggere, almeno ufficialmente, gli interessi dei numerosi commercianti britannici che, durante il decennio di protettorato inglese fra il 1806 e il 1815, si erano trasferiti in Sicilia. A onor del vero, le 2 navi della Royal Navy rimangono neutrali. Curiosamente, la corvetta della Marina Borbonica inviata a Marsala per tentare di impedire lo sbarco non interviene. Il comandante della nave è l'ammiraglio Guglielmo Acton, discendente di una famiglia inglese poi stabilita nel Regno delle Due Sicilie. L'alto ufficiale scambia, a suo dire, le camicie rosse di Garibaldi, già sbarcate, con soldati britannici della divisa rossa, i Red Coats, che significa cappotti rossi, e quindi non impartisce l'ordine di aprire il fuoco contro di loro, a quanto pare dietro suggerimento di qualcuno vicino al governo britannico. Sarà un caso, ma poi l'ammiraglio Acton continua la sua carriera nella Regia Marina Italiana, fino a diventare ministro della Marina e senatore. Garibaldi quindi ha un grande debito nei confronti degli inglesi che gli presentano il conto a Bronte. Il console generale Goodwin non solo indica per nome e cognome chi deve essere arrestato, ma addirittura delibera le loro condanne senza nemmeno aspettare che sia istituito il processo. Il console generale pretende la testa dell'avvocato Niccolò Lombardo, considerato l'anima della rivolta, e di altri 2 patrioti già conosciuti per aver partecipato ai moti del 1848. Per occuparsi della faccenda, Garibaldi manda il più fedele e intraprendente tra i suoi luogotenenti, Nino Bixio, che arriva a Bronte il 6 agosto. Bixio vuole liquidare quel caso il più velocemente possibile, ansioso com'è di tornare a combattere al fianco del suo generale, ormai in procinto di attraversare lo stretto e sbarcare in Calabria. È lì che si sta facendo la storia e lui non può mancare. Non vuole perdere tempo con una rivolta locale, nata peraltro proprio per mettere in atto i proclami di Garibaldi. A Bronte la sommossa è ormai cessata e, come ben compreso dallo stesso Bixio, gli insorti sono naturalmente fuggiti. Nonostante questo, l'intero paese viene accusato di lesa umanità e gravato da straordinarie tasse di guerra. Il primo ad essere arrestato è Niccolò Lombardo, che nonostante sia esortato a fuggire, si presenta spontaneamente a Bixio, certo di poter dimostrare la propria innocenza. Invece non ha modo di discolparsi, non viene nemmeno ascoltato, mentre i suoi avversari politici lo accusano di essere a capo della rivolta. Intanto Bixio, in tutta fretta, istruisce un processo con esito già deciso, visto che scrive: «La commissione mista di guerra sta istruendo sommariamente i processi. I capi saranno fucilati e i complici condotti a Messina innanzi al Consiglio di guerra».
Il dibattimento in aula dura appena 4 ore, giusto il tempo di ascoltare i testimoni dell'accusa ma non quelli della difesa. Una difesa che viene comunque impedita. All'avvocato designato in tutta fretta da 4 dei 7 imputati viene concessa 1 ora di tempo per studiare le carte, ascoltare gli accusati, presentare eventuali eccezioni e note difensive. Pare che, facendo miracoli, l'avvocato abbia impiegato 2 ore per portare a termine l'incarico e così il tribunale rigetta le sue istanze. 5 imputati vengono condannati alla fucilazione. Solo l'avvocato Nicolò Lombardo appartiene al ceto borghese, mentre gli altri sono tutti popolani, quelli che più avevano sperato nella rivoluzione garibaldina. Tra loro c'è anche Nunzio Ciraldo Fraiunco, lo scemo del paese, che tenendo tra le mani un'immagine della Madonna rimane incredibilmente illeso dopo la scarica dei fucili. Il pover'uomo implora la grazia, ma viene invece ammazzato con un colpo alla nuca. La storia dei fatti di Bronte non finisce qui. Per tutti gli altri 145 imputati si svolge, a Catania, un processo che si conclude nel 1863, con 37 condanne ma nessuna pena di morte. È quindi legittimo chiedersi se, con un equo processo, anche i 5 uomini fucilati in tutta fretta all'indomani degli eventi avrebbero avuto pene diverse. Nella Ducea di Bronte, comunque, nessun privilegio viene abolito, nessuna miseria riscattata. Giovanni Verga su quei fatti scrive la novella La Libertà. La sua amara constatazione finale lascia poche speranze. Tutti sono tornati a fare quello che facevano prima. Restano gli sfruttatori e gli sfruttati. Così fu fatta la pace. E lì, a Bronte, nulla cambia nemmeno dopo la proclamazione del Regno d'Italia, l'avvento del regime fascista e la nascita della Repubblica. Anche la riforma agraria del 1952 lascia la proprietà del feudo ai discendenti di Nelson. Solo tra il 1963 e il 1965 i contadini di Bronte, ancora costretti a lottare per i loro diritti, ottengono la redistribuzione delle terre della Ducea, ma la controversia fra il comune di Bronte e i Nelson si chiude solo nel 1981, quando l'ultimo erede vende al municipio tutto ciò che era rimasto di sua proprietà, tranne il piccolo cimitero inglese attiguo all'abbazia di Magnace e, ovviamente, il titolo di duca di Bronte. Tutta questa vicenda non viene troppo raccontata nei libri di storia per un motivo ben descritto da Leonardo Sciascia. Si tratta di una sorta di scheletro nell'armadio di cui tutti sanno, ma di cui nessuno vuole parlare, perché i panni sporchi, non che lavarsi in famiglia, non si lavano addirittura. Sciascia non esprime un rimpianto per il governo dei Borbone, dal cui giogo i siciliani volevano a tutti i costi affrancarsi, come dimostrano tutti i moti rivoluzionari partiti proprio dall'isola. Le parole di Sciascia ci pongono però di fronte al naufragare di un sogno che, come tutti i sogni, si è infranto nell'agire dei singoli uomini, nella visione limitata della politica contingente, nella miseria degli interessi personali, insomma nella realtà che quasi mai nulla ha a che vedere con i sogni. Orazio Nelson è l'eroe nazionale dell'impero britannico mentre è ancora in vita, perché sconfigge Napoleone Bonaparte, le flotte di Danimarca e Svezia e le forze franco-spagnole a Trafalgar. Durante quest'ultima battaglia, il 21 ottobre del 1805, muore per un colpo di moschetto. Ferdinando I, nei suoi 65 anni di regno, non mostra mai un gran impegno negli affari di governo, anzi, preferisce andare a caccia o a pesca e cavalcare, oltre che mescolarsi con il popolo e soprattutto con le popolane. Muore il 4 gennaio del 1825 e sarà ricordato non per le sue qualità di sovrano, ma per l'abitudine di tradire patti e giuramenti pur di mantenere il potere assoluto della monarchia. Maria Carolina d'Austria è l'opposto del marito, colta, amante delle arti e dedita al governo del regno, di cui si occupa in prima persona. Pare che Bonaparte l'abbia definita l'unico uomo nel regno di Napoli. Nel 1813 è costretta a tornare in Austria perché ormai invisa agli inglesi, che hanno acquisito un grande potere nel regno borbonico. Muore a Vienna l'8 settembre del 1814. Nino Bixio è uno dei protagonisti del Risorgimento italiano, attivo molto tempo prima di partecipare all'Impresa dei Mille.
Viene eletto deputato del Regno nel 1861, poi senatore nel 1870, dopo la presa di Roma. Ha un carattere focoso e ribelle e un animo avventuroso che lo porta in Estremo Oriente, dove vuole avviare un'impresa di navigazione. Muore di colera mentre in mare nei pressi di Sumatra il 16 dicembre del 1873. Forse sulla sua coscienza grava per sempre il ricordo dei fatti di Bronte, che in una lettera alla moglie definisce missione maledetta, dove l'uomo della mia natura non dovrebbe mai essere destinato. Per saperne di più, nel sito Bronte Insieme si trova un'accuratissima ricostruzione dei fatti con documenti, testimonianze dell'epoca, fonti d'archivio e un ampio resoconto di chi si è occupato a vario titolo, scrittori, giornalisti, storici, magistrati, di raccontare questa triste vicenda. Vi lascio il link qua sotto in descrizione.